Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo nuovo video della serie OpenHub in pillole parliamo di un'ulteriore tipologia di pagina che OpenHub ci permette di creare. Dopo aver visto nel video precedente la pagina di tipo map, oggi vediamo insieme la pagina di tipo floor plan, cioè planimetria. Questa pagina è una secondo me delle più interessanti e accattivanti che ci mette a disposizione OpenHub e non è nient'altro che la gestione di un'immagine di sfondo dove normalmente si carica la planimetria della propria casa o di un piano della propria casa, sulla quale immagine si possono mettere tutta una serie di marcatori che mappano gli oggetti di OpenHub. Questi marcatori sono altamente configurabili e personalizzabili sia dal punto di vista dello stile sia dal punto di vista del comportamento e ci permettono appunto di posizionare gli oggetti sulla planimetria in modo tale da mappare fisicamente dove effettivamente sono realmente. L'effetto finale è molto carino e interessante perché ci permette in una unica occhiata di vedere un po' tutto lo stato dei dispositivi di una particolare stanza o di un particolare piano. Ovviamente i marker sono interattivi, quindi ad esempio possiamo spegnere e accendere le luci cliccando direttamente sull'icona della luce che abbiamo messo nella stanza relativa, visualizzare i valori di temperatura, umidità e tutto quello che ci viene in mente. Andiamo quindi insieme a vedere le proprietà che bisogna settare per creare una pagina di tipo floor plan, facendo alcuni esempi di diverse tipologie di configurazione. Eccoci sulla documentazione ufficiale di OpenHub e andiamo avanti quindi con la successiva tipologia di pagina della documentazione che è la floor plan. Quindi la floor plan, come abbiamo detto prima nell'introduzione, è una pagina che ci permette di caricare un'immagine di sfondo sulla quale è possibile posizionare dei diversi marker che mappano gli oggetti di OpenHub. Qui nella documentazione vediamo un esempio interessante di questa tipologia di pagina dove abbiamo una piantina di una casa in 3D sulla quale sono piazzati alcuni oggetti che appunto visualizzano le informazioni di stato di OpenHub. Vi faccio vedere anche una pagina che ho già creato io nel mio sistema, ad esempio quella del piano terra. A parte la grafica che non è bellissima e prima o poi la rivedrò, comunque è un'immagine di sfondo che è questa che ho fatto io con un programma che permette di creare planimetrie 3D, sulla quale ho piazzato tutta una serie di oggetti che appunto mappano gli oggetti di OpenHub. Alcuni fanno solo visualizzare un valore, altri invece sono proprio interattivi, come ad esempio questa lampadina che è la lampadina della luce dello studio in cui sono adesso, che se clicco si spegne e se clicco si riaccende. Quindi in questo video vediamo come andare a creare una pagina di tipo floor plan un po' sulla falsariga di questa che ho creato io, andando a vedere tutte le proprietà che si possono settare a livello generico sulla pagina e poi sui singoli marker. Passiamo quindi a creare una nuova pagina di tipo floor plan sul mio sistema, quindi andiamo su impostazioni, pages, clicchiamo sul più e creiamo una pagina di tipo floor plan. Soliti attributi generici delle pagine, diamo una label, quindi test FP che sta per floor plan, la mettiamo visibile nella sidebar così la possiamo poi recuperare nella parte sinistra, nel menu a sinistra di OpenHub e poi iniziamo con le proprietà di configurazione generiche. La prima, che è diciamo la più importante ed è fondamentale, è l'immagine di sfondo. L'immagine di sfondo viene referenziata tramite un URL, quindi noi potremmo avere un'immagine disponibile su internet e farla puntare qua. In teoria, se vogliamo tenere tutto all'interno del nostro ambiente locale, possiamo sfruttare una particolare cartella della configurazione di OpenHub che viene mappata su un URL particolare che adesso andiamo a vedere. Quindi apriamo il nostro ambiente di sviluppo dove abbiamo mappato la cartella di configurazione di OpenHub e dobbiamo andare a cercare la cartella HTML. All'interno di questa cartella possiamo mettere dei file che poi saranno raggiungibili tramite un URL particolare mappato da OpenHub.
Qui nel mio caso io ho creato una sottocartella floor plan in cui ho messo le varie immagini che mi sono servite per creare le pagine floor plan che ho già nel mio sistema. Ad esempio, noi per il nostro esempio possiamo usare quella del seminterrato. Quindi se clicco, vedete che qua mi appare un'immagine. Io voglio prendere questa immagine e utilizzarla come base della mia pagina floor plan. Quindi sono all'interno della cartella HTML, cartella floor plan, il nome del file è seminterrato.jpg. Quindi per mappare questa immagine come immagine di sfondo della mia pagina, nell'attributo ImageURL devo mettere /static, perché questo /static mappa la cartella HTML di OpenHub, poi metto il sottopercorso, quindi floor plan seminterrato.jpg. Andiamo subito a vedere se ho scritto tutte le cose giuste andando in Run Mode, che è la solita modalità che abbiamo visto anche l'altra volta, che ci permette in tempo reale di vedere le modifiche che abbiamo fatto alla pagina senza doverla salvare. Ok, l'immagine referenziata però si vede abbastanza male. Perché? Perché di default la pagina floor plan utilizza un'immagine 1000x1000, quindi è un quadrato, vengono perse totalmente le proporzioni. Quindi torniamo nella nostra configurazione e abbiamo la possibilità di specificare larghezza e altezza della nostra immagine. In questo modo manteniamo le proporzioni. Quindi se non sapete larghezza e altezza dell'immagine, basta che andate a vederla su Esplora risorse di Windows, facendo proprietà, dettagli, vediamo che la mia immagine è 1920x1131. Quindi io vengo nella mia configurazione, scrivo 1920 e 1131. Dove sono finito? Ok. Run Mode e vedete che l'immagine adesso si vede bene. Quindi fatto questo, andiamo a vedere le altre proprietà. Mettiamo le advanced anche. Abbiamo la solita disabilitazione del zoom e del dragging per evitare che la nostra pagina venga mossa oppure allontanata o avvicinata. Questo decidiamo noi se vogliamo bloccarla o meno. Togliere le animazioni sullo zoom e nascondere i marker durante l'animazione dello zoom. Stesse cose che abbiamo visto nella pagina di tipo mappa. Poi possiamo definire un colore di sfondo per l'esterno dell'immagine in caso la pagina sia più grossa dell'immagine. Possiamo invertire i colori nel dark mode. Poi possiamo definire il colore dei tooltip di default. I tooltip li vediamo poi nella definizione dei marker, ma non sono nient'altro che un'etichetta che appare quando il mouse si posiziona sopra un particolare marker, oppure un'etichetta che può sempre essere visibile vicino al marker o addirittura sostituire l'icona del marker. Comunque lo vediamo poi quando andiamo a vedere le proprietà dei marker. A questo punto noi abbiamo la nostra immagine pronta per essere popolata dagli oggetti di OpenHub e quindi andiamo a vedere la parte più interessante, che è appunto la gestione dei marker. La cosa interessante nella gestione dei marker è che abbiamo due modalità per definirli. Una, sempre da questa interfaccia di configurazione, facendo add marker e andando all'interno per vedere le proprietà, dove la cosa complicata è quella di definire la posizione del nostro marker, perché vedete che ha bisogno delle coordinate, cioè bisogna sapere qual è il punto preciso della nostra immagine in cui andare a inserire il marker. Per evitare questo problema, il nostro marker possiamo aggiungerlo di qua, andare in Run Mode e come vedete ce lo ritroviamo nella mappa. A questo punto la posizione la possiamo definire in maniera grafica. Quindi ad esempio spostiamo il nostro marker in garage e utilizziamo questo marker per visualizzare la temperatura del sensore che ho in garage. Quindi una volta aggiunto il marker e posizionato, cliccandoci sopra possiamo andare a configurare le proprie proprietà. Un altro modo di aggiungere il marker è direttamente in questa interfaccia. Quindi facendo add marker andiamo ad aggiungere un ulteriore marker che spostiamo e lo mettiamo dove vogliamo. Quindi diciamo che una volta definite le proprietà della pagina in questa pagina di configurazione, i marker conviene
gestirli tutti da interfaccia, quindi da run mode. Quindi abbiamo aggiunto il nostro marker, adesso andiamo a definirne le proprietà. Clicchiamo. Le proprietà le possiamo definire in modalità grafica oppure utilizzando il codice YAML. Possiamo utilizzare la modalità grafica soprattutto se non ci ricordiamo la sintassi dello YAML. Magari la prima configurazione conviene farla in modalità grafica e poi i vari aggiustamenti si possono fare nello YAML perché probabilmente è un pochino più rapido. Quindi configuriamo il nostro marker, diamogli un nome, quindi questo è temperatura garage, mettiamo anche le proprietà avanzate. Le coordinate le lasciamo lì perché definiscono il punto che abbiamo definito noi utilizzando il mouse direttamente sulla mappa. Andiamo a scegliere qual è l'item che vogliamo associare a questo marker. Quindi andiamo a cercare il nostro sensore di temperatura, lo selezioniamo e poi abbiamo tutta una serie di proprietà che ci permettono di customizzare in maniera abbastanza approfondita il nostro marker. Intanto salviamo questo marker e come vedete se io mi posiziono sopra mi fa vedere il valore. Diciamo che il fatto di vedere il valore solo se il mouse è sopra potrebbe essere scomodo se si usano dei dispositivi tipo tablet, magari si appende un tablet a muro, si visualizza il floor plan, sarebbe carino vedere le informazioni sempre visualizzate perché non posso con un tablet fare un hover come faccio con un mouse. Comunque vediamo successivamente come fare questa impostazione. L'importante adesso è capire che effettivamente sta funzionando. Torniamo nella configurazione, mettiamo sempre le avanzate. La prima proprietà che troviamo è la visibilità. Quindi io posso decidere se un marker lo voglio rendere sempre visibile oppure lo voglio rendere visibile solo in determinate condizioni. Infatti in questa proprietà noi possiamo mettere delle espressioni che ci permettono di definire le condizioni per le quali il marker deve essere visibile. Qui abbiamo un link a una documentazione che ci permette di andare a vedere come definire queste espressioni. Comunque fondamentalmente si utilizzano delle espressioni booleane basate normalmente sullo stato di alcuni item. Proviamo a fare un esempio insieme. Io ho definito nel mio sistema un item di tipo switch che si chiama emergenza, quindi può valere on e off. Vincoliamo la visibilità di questo marker che stiamo definendo al valore on di questo item. Quindi torniamo sulla configurazione, quindi dentro visibility dobbiamo mettere uguale per dire che stiamo scrivendo un'espressione, la parolina chiave items che contiene tutti gli item di OpenHub, punto il nome del nostro item di interesse, quindi emergenza, viene reso visibile questo marker, quindi uguale on. In questo modo il mio marker dovrebbe risultare visibile solo se quell'item ha valore on. Adesso qua non vediamo il valore dell'item, però potremmo definire questo marker che mi faccia vedere il valore di quell'item e magari vado a mettergli la proprietà always display the tooltip, così mi fa vedere il valore senza che ci passo sopra. Al momento è off. In teoria, secondo la nostra condizione, questo marker non dovrebbe essere visibile. Alcune proprietà di questo genere in run mode non funzionano, quindi per vedere effettivamente il funzionamento corretto dobbiamo salvare la pagina e aprirla su OpenHub andando nell'elenco delle pagine qui a sinistra, quindi in modalità utente, chiamiamola così. Quindi io entro e vedete che il marker non lo vedo. Adesso nel momento in cui io faccio diventare quell'item on, in teoria il marker dovrebbe apparire. Per fare questa cosa utilizzo la solita console di OpenHub come ho già fatto in altri casi, me la metto qua di fianco, entro nella solita console e utilizzo il solito comando send per mandare un comando a un item. L'item è emergenza, lo faccio diventare on. Nel momento in cui io invio questo comando
dovremmo vedere il valore che cambia qui sul floor plan e dovremmo vedere apparire anche l'icona dell'altro marker. In teoria non è successo, quindi probabilmente ho sbagliato qualcosa. Andiamo a vedere nella configurazione del nostro marker. Vado qua, configure marker, visibility, items, emergency. Ho dimenticato di scrivere .state, perché è la proprietà .state dell'item che contiene il valore on o off, quindi qui ho fatto un errore io. Salvo, ricarico la mia pagina e adesso il marker c'è. Facciamo l'esempio contrario, quindi mandiamo off, così lo dovremmo vedere sparire, rimandiamo on e lo vediamo riapparire. Perfetto, quindi la proprietà visible funziona in questo modo, quindi un'espressione booleana che si basa su uno o più item o su altre espressioni che possiamo inventarci, che restituiscono true, quindi vero, se il marker deve risultare visibile. Ok, togliamo pure il Raspberry e torniamo alla configurazione del nostro marker in Run Mode. Andiamo avanti con le proprietà. Abbiamo la possibilità ovviamente di definire un'icona specifica per questo marker. Le icone che possiamo usare sono quelle classiche di OpenHub più quelle di altri framework. In funzione dell'icona che usiamo dobbiamo mettere un prefisso. Ad esempio proviamo a usare Material Icon, clicchiamo qua così andiamo a vedere tutte le icone disponibili, ne cerchiamo una tipo Thermostat, ci copiamo il nome che è questo, copio, vengo nella configurazione, per le material devo scrivere material 2 punti e metto il mio nome dell'icona. Andiamo in Run Mode e vedete che abbiamo la nostra icona personalizzata per questo marker. Il flag icon depends on state è, come abbiamo visto già in altri casi, il fatto che l'icona può cambiare in funzione dello stato dell'item. Ad esempio lo switch on e lo switch off, che sono verdi e rossi, funzionano, però questa proprietà funziona solo con le icone di OpenHub. Poi possiamo definire la dimensione dell'icona in pixel, il default è 40, quindi se la vogliamo fare più grande potremmo fare 64. E vedete che l'icona si ingrandisce. Poi possiamo definire larghezza e altezza dell'icona, vabbè adesso non stiamo qua a perdere tempo. Il colore, che può essere interessante, quindi possiamo farlo ad esempio blu per la temperatura. Ovviamente anche in questo caso possiamo utilizzare le espressioni per definire un colore piuttosto che un altro. Ad esempio se possiamo dire uguale items, lo stesso item che sto usando, quindi pt ps garage temperatura, pt ps garage temperatura punto state maggiore di 10, mettiamo l'icona blu, altrimenti la mettiamo rossa. L'espressione la dobbiamo mettere tra parentesi, salviamo, vedete che adesso risulta blu, perché il valore è superiore a 10. Se adesso cambio l'espressione al volo, facciamolo dallo YAML così vi faccio vedere come è fatto. Vedete che qua abbiamo solo le proprietà che abbiamo settato, quindi se io qua metto maggiore di 20 diventa rossa. Quindi in questo modo possiamo rendere dinamico il colore dell'icona. Questa cosa non funziona invece con le icone di OpenHub, perché non si può cambiare il colore. Continuiamo con le proprietà. Abbiamo la possibilità anche di ruotare l'icona nel caso dovesse servire per questioni grafiche. Poi abbiamo la sezione del tooltip. Quindi possiamo definire un testo. Se definiamo un testo non verrà fuori il valore dell'item, quindi ad esempio qua scrivo temperatura garage, vedete che il mio tooltip perde l'informazione dell'item.
quindi togliamolo perché ci può servire vedere il valore. Poi l'Always Display the Tooltip è quella proprietà che abbiamo visto prima, che può tornare utile in molti casi, quindi la mettiamo. In questo modo il valore viene sempre visualizzato vicino all'item. Selezionando Use Tooltip as Label togliamo l'icona e visualizziamo solo il testo. Vedete che tendenzialmente è sempre meglio lasciare l'icona perché dà un impatto visivo maggiore. Poi possiamo definire la dimensione del font del tooltip, il colore, la direzione rispetto all'item, quindi se va sopra, sotto, sinistra, a destra oppure al centro. Auto lo posiziona in automatico in funzione di dove si trova il nostro marker rispetto allo schermo. Poi abbiamo la possibilità di definire l'offset x e y, quindi in orizzontale e in verticale del tooltip rispetto al marker, magari per allontanarlo un pochino se si sovrappone troppo. Ad esempio in questo caso vedete che si sovrappone parzialmente all'icona. Se vogliamo tenerlo più lontano dobbiamo dare un offset alla x. Quindi mettiamo 50 pixel, esageriamo, vedete che si è totalmente allontanato. Stessa cosa per la y, quindi per il verticale. Togliamolo. L'opacità ci permette di rendere leggermente trasparente il nostro tooltip. Il valore va da 0 a 1, 0 è totalmente trasparente, 1 è totalmente opaco. Noi possiamo mettere 0,5 e vedete che risulta leggermente trasparente. Un'altra proprietà che può risultare interessante è rendere visibile il nostro marker in funzione del valore di zoom, un valore minimo o un valore massimo. Ad esempio, se io metto come valore massimo 200 e metto come valore minimo 0, salvo la mia pagina, la vado a vedere in diretta, vedete che il marker non c'è più, come zoom appare. Quindi se ci sono delle pagine in cui sono presenti tantissimi marker, magari si può decidere in funzione di quanto sono zoomato di farne vedere alcuni piuttosto che altri. E poi abbiamo la possibilità di definire un'azione nel momento in cui viene cliccato il marker. Le azioni sono sempre le solite, che ci permettono di spostarci di pagina, inviare comandi ad item, aprire pop-up, eccetera eccetera. Nel nostro caso, per un sensore di temperatura potrebbe essere carino fare l'analyze item, che è quell'azione che ci fa vedere il grafico. Ovviamente l'item deve essere reso persistente. Quindi se clicchiamo Analyze mi chiede qual è l'item da analizzare, perché io in teoria potrei analizzare, quindi vedere il grafico di un item diverso da quello di cui visualizzo il valore. In questo caso guardiamo ad esempio, giusto per far vedere che si possono vedere item diversi, andiamo a vedere la produzione del fotovoltaico. Poi possiamo definire il tipo di grafico, io lo voglio giornaliero, poi il tipo di coordinate che possono essere le ore aggregato per giorno oppure vedere il mese aggregato per giorno. Ad esempio prendiamo l'aggregate. Queste sono poi tutte informazioni che ritroveremo nella gestione delle pagine di tipo chart, che è una pagina che non abbiamo ancora analizzato ma che andremo a vedere successivamente. Una volta comunque aperto il pop-up del grafico, queste proprietà poi le possiamo cambiare direttamente sul grafico. Quindi salviamo la nostra pagina, andiamo a vederla direttamente come utente. Se clicchiamo sul marker, adesso siamo al 23 novembre e l'una passata, quindi a livello orario ho una sola informazione. Andiamo a vedere il 22 novembre. Ecco, questa è la produzione di oggi del fotovoltaico, e quelle proprietà di cui vi dicevo prima che abbiamo settato come proprietà di questo grafico le possiamo andare a ridefinire qua all'interno. Abbiamo le serie, quindi possiamo definire se vedere la linea,
la barra o la linea con la zona evidenziata, il tipo di coordinate, quindi giorno, settimana, mese, anno, dimensioni 2 dimensioni, possiamo andare a vedere il calendario, il tempo e l'aggregazione per giorno che abbiamo visto già prima. E poi possiamo anche definire il nostro intervallo temporale. Comunque vedremo poi nella pagina chart tutte queste informazioni. Un'altra cosa che si può dire è che possiamo anche andare a vedere il grafico di più item contemporaneamente, quindi io qui ho messo produzione fotovoltaico, vado a mettere magari anche il consumo, salvo, ricarico la pagina e questo è il consumo in azzurro e la produzione fotovoltaico in verde. Vedete che carine sono le pagine grafico, comunque le vedremo in un video successivo. Torniamo al nostro marker e direi che abbiamo finito con le varie proprietà che si possono settare. Quindi una volta definito il mio marker lo posso anche rimuovere ovviamente, oppure copiare e incollare, in modo tale da partire da una configurazione più che altro grafica identica a un marker già esistente e poi magari utilizzando lo YAML si vanno a modificare le proprietà. In questo modo non si parte da zero. Quindi man mano che definiamo i nostri marker li andiamo a posizionare nel posto fisico, diciamo, più vicino alla realtà, e noi abbiamo una vista 3D del nostro piano di casa con i vari oggetti interattivi o che visualizzano solo delle informazioni. Quindi se uno ha, a differenza mia, una buona fantasia grafica, può fare effettivamente delle belle pagine da visualizzare su un tablet o su un pannello, su una TV, eccetera. Detto questo, mi fermerei qui per questo video. Quindi abbiamo visto come creare delle pagine floor plan semplicemente posizionando dei marker che mappano degli oggetti di OpenHub su uno sfondo che normalmente è la planimetria di una casa o di un piano o addirittura di una stanza, se in una stanza ci sono tanti oggetti e quindi potrebbe aver senso definire una pagina solo per una stanza. Comunque, diciamo, siamo liberi di fare un po' quello che vogliamo. Questi marker possono essere di sola visualizzazione o interattivi e ci permettono di mappare degli oggetti di OpenHub che appunto ci permettono di gestire in maniera molto visiva e molto intuitiva le funzioni della nostra smart home. Nei prossimi video della serie OpenHub in pillole andremo avanti con le altre tipologie di pagina. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!